excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Ben ritrovati amici della Rossonera, ben ritrovati qui a buonanotte, obbligo di riscatto, in realtà sì, mercoledì 18 giugno del 2025, ben ritrovati a tutti e buon mercoledì, ciao Henry. Il direttore sta perdendo i colpi, ma è banalmente perché il Milan non sta comprando nessuno e quindi questo obbligo di riscatto sembra un mattino Milan. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto come diciamo sempre a chi ci supporta, quindi a chi clicca il pollicione all'insù, a chi mette like a questo video, a chi è iscritto al canale, a chi si iscriverà. Vogliamo arrivare a 50.000, mancano 12 giorni e sarà complesso, però provateci, continuate a condividere i nostri video con gruppi Telegram, WhatsApp, amici, parenti e potete anche abbonarvi a 2,99 squadra livello 1. Perché diciamo 2,99? Perché dal 1° luglio gli abbonamenti a 0,99 spariranno. Quindi abbonatevi direttamente se volete supportarci a squadra livello 1 oppure fate l'upgrade tramite o PC o dispositivi Android. Per iPhone e iPad è complesso, cioè c'è proprio una sezione dell'assistenza di YouTube che se ne occupa dicendo che non l'hanno ancora implementato, quindi fatelo da computer oppure da dispositivi Android. Grazie Henry, grazie a tutti quelli che hanno fatto magari anche semplicemente l'iscrizione, perché come detto da Henry è gratuita e mi verrebbe da dire gratuito un po' come il mercato in entrata del Milan al momento, nel senso che non è uscito un soldino e quindi siamo fermi in questo momento a gradimenti e bozze di offerte. È inutile che siamo qui magari a spargere, diciamo così, notizie incontrollate su nomi e trattative. Sarebbe anche ingiusto farlo. Probabilmente ci porterebbe anche qualche view in più a noi, qualche soldino in più a noi. Ma sarebbe sbagliato, non possiamo fare diversamente. Quindi è giusto attenersi a quello che è in questo momento la realtà dei fatti, ovvero ci sono tanti gradimenti, tanti giocatori che sono sott'occhio, ma in buona sostanza trattative aperte, concrete e più che altro realizzabili per giocatori in questo momento non ci sono. Insomma, c'è stata una bozza di offerta per Avi Guerra, ma insomma Valencia ci ha già fatto capire che bisogna andare nettamente più su. Altro onestamente non vedo l'orizzonte di offerte per giocatori in entrata. Sono tanti gradimenti. Sì, in attesa... C'è la questione Xhaka più che altro, quella sì, è un po' più viva. Sì, Simo, in attesa di Modric, per cui stiamo attendendo le visite mediche dopo il mondiale per club. Tra l'altro in questi giorni, non so se oggi o domani, il Real Madrid dovrebbe esordire, no? Credo stasera con l'Al-Hilal. Dovrebbe esordire nel mondiale per club e quindi siamo in attesa di Modric. Per il resto, come dicevi tu, tanti gradimenti, no? Perché per il terzino destro noi avevamo fatto il nome di Neco Williams, è uscito tra l'altro per la Roma il nome di Wesley, su cui anche lì avevamo avuto una mezza voce. Tra poco parliamo di Wanderson. Per la difesa c'è il nome di Leoni, per il centrocampo Avi Guerra, Xhaka, si era fatto il nome di Rabiot, e in attacco le 1744 punte che ci sono state accostate, tra l'altro tutte molto costose, anche lì da decifrare. Per il resto zero quasi trattative, no? Nel senso che, come hai detto giustamente tu, sono tanti gradimenti, tanti interessamenti, tanti sondaggi e poco altro. Mercato, come hai detto, gratuito, perché l'unico giocatore che è arrivato a parametro zero, o arriverà, speriamo, salvo drammi, arriverà a parametro zero, cioè Luka Modric. Per intenderci, Vlahovic piace. Sì, è assolutamente vero, è un giocatore che a Milan piace tanto. Che in questo momento ci sia in piedi una trattativa per portarlo, no. Cioè, è la differenza di livelli il problema. Tipo, Xhaka piace? Sì, assolutamente sì. Siamo lì a testa bassa con l'Leverkusen per 1 milione più, 1 milione meno per chiudere? No. Piace sfilzi di terzini destri? Assolutamente sì, adesso parliamo dell'ultimo nome che piace, ma non siamo ancora in una fase di trattativa. Tutto qua. Insomma,
non so cosa pensare, nel senso, tra 12 giugno probabilmente cambiamo bilancio e forse ci accendiamo un po' di più, cioè, per forza, perché altrimenti se no rimaniamo con quelli che abbiamo. Però è l'unica cosa che mi viene in mente, cioè provare a capire se tra 10 giorni, quando il bilancio declina questo e inizia quello prossimo, ci sarà un cambio di passo, perché come hai detto i gradimenti è vero, ci sono, ne abbiamo fatti anche tanti. Leoni piace? Sì, assolutamente sì, piace. Che altri giocatori possano piacere, come lo stesso Yashari? Sì, assolutamente. Piace, è un giocatore che piace, è stato seguito. Bruges ti ha sparato una cifra Folle. folle, Folle, sì, dai, folle. anche abbastanza folle per il valore del giocatore, e quindi tu sei tornato indietro. Parliamo dell'ultimo nato come gradimento, Vanderson del Monaco, classe 2001, quindi 23 anni, tra pochissimi diventano 24, tra 3 giorni, della Bertolucci Sport, peraltro, con cui abbiamo rapporti Pregressi. sì, non Non splendidi, eccezionali, ma pregressi. non eccezionali, però insomma c'è un nuovo direttore sportivo e quindi la speranza è che il nuovo direttore sportivo invece lui sì abbia dei buoni rapporti con la Bertolucci Sport e non chi faceva, o meglio, chi lo sa, il tempo verbale che devo decidere di usare per Moncada non era il massimo della vita. Terzino destro, centrocampista di destra, ala destra da Transfermarkt, perché comunque non è un classico terzino, è un giocatore un po' di tutta fascia. Il Monaco per me qui ti spara sereni dai 25 in su. C'è quel E numerino magico che ci piace tanto, Simo. Valore di mercato 20 milioni. Sì, sì, chiederanno di più. per Transfermarkt. Contratto 2028 chiederanno di più. Chiederanno sicuramente di più. Giocatore buono, sì, assolutamente sì. Meglio di Emerson Royal, anche ben dato, ma non è questo il contendere del tipo Emerson Royal. Abbiamo pagato 15, bisogna venderlo a 11-12 per non andare sotto, forse anche qualcosa di meno, forse 11 bastano. Ma fin quando, ad esempio, non cedi questo tipo di giocatori, è inutile mettersi in testa di prendere un terzino da 25. Bisogna anche cedere. Lo so, qualcuno avrà detto, ma abbiamo ceduto fino adesso. Sicuro qualcuno l'avrà pensato, ma è la realtà dei fatti. Ma il ruolo in teoria in questo momento è pieno e se ti presenti poi sul mercato delle cessioni con Emerson Royal, con Jimenez, con Vanderson, 3 terzini destri, poi è ovvio che andare a cederne uno sarebbe molto più complicato. Sì, perché poi le squadre sanno che devi cedere o sanno che devi comprare. Simo, cioè a me dispiace una cosa, o meglio, usiamo un tempo verbale diverso anche qui. Dispiacerebbe una cosa perché il 18 giugno, magari il 7 di luglio hai fatto 5 acquisti, noi non lo possiamo sapere, no? Quindi usiamo il condizionale. A me dispiacerebbe fare l'ennesimo anno, perché ultimamente più o meno è andata sempre così o quasi, forse solo l'anno dei Reinders e i Pulisic che è stata un po' diversa, in cui arrivi a completare la rosa a fine agosto, magari a campionato iniziato, magari con dei tasselli da inserire, per esempio l'anno scorso con Fofana, no? Che per l'inizio del campionato non c'era nemmeno. Cioè a me piacerebbe un anno avere l'ossatura principale, il grosso, l'80%, 85% della rosa già pronto per il ritiro. Non accadrà, perché non accadrà, cioè sarei estremamente stupito se dovesse accadere, però mi piacerebbe un anno fare il raduno con la rosa ranghi completi, perché anche l'anno scorso fai tutto il precampionato con Adli, con Salma Kerr, che tra l'altro sono anche quasi tra i migliori e via dicendo, e poi però cioè uno lo mandi alla Fiorentina, uno lo mandi alla Roma e devi rimescolare tutto. Morata che arriva dopo il mondiale, dopo l'europeo, Fofana che arriva in ritardo, eccetera, eccetera. Cioè un anno mi piacerebbe arrivare a
non dico l'inizio del raduno, ma durante il raduno che hai l'80-85% della rosa. È utopia? Probabilmente sì. Mi interrompo un secondo perché mentre stavamo registrando mi è arrivato un messaggio importante, ma non riguarda il Milan, o meglio, riguarda un ex del Milan, nel senso che Frederic Massara è praticamente ormai il nuovo direttore sportivo della Roma. Ah, torna dove ha iniziato. Sì, sì. Dove ha iniziato ad alti livelli, ecco. Esatto, dove è iniziato ad alti livelli. E quindi buon lavoro al direttore che torna a Roma, dove con Ranieri, Massara e Gasperini C'è del progetto. sì, c'è un'idea, poi può esplodere tutto domani mattina, però può. Tanto adesso che ci penso, vabbè, dopo. Ma parliamo di Rafael Leao. Parliamo di Rafael Leao, Henry. Eh, Eh, dimmi. no, scherzo, adesso poi sembra che ti devo prendere in giro, ma non è che bisogna essere seri anche in questa situazione. Rafa l'abbiamo detto, insomma, Allegri non lo vorrebbe far partire mai nella vita e su questo poco è in discussione. È un giocatore sul quale Allegri punta tantissimo. Poi, io non so se dovesse mai arrivare un'offerta vicino agli 80, 90 con i bonus da parte del Bayern Monaco, cosa che potrebbe anche essere, visto che il Bayern comunque sta cercando un giocatore in quella posizione e insomma le alternative qualcuno sta un po' declinando, tipo Nico Williams, che era forse uno dei favoriti e Che rischia di vuol non giocare essere con Yamal. beh, insomma, non è che buttalo via. Però se il Bayern Monaco deciderà di fare un'offerta, in questo momento ancora non c'è, bisognerà nel caso capire come il Milan se e quando vorrà resistere, perché comunque da parte dell'allenatore il gradimento per il giocatore c'è e non vorrebbe farlo partire mai nella vita. Poi 80 milioni cosa facciamo? Non lo so, io dico solo una cosa, se per caso il Milan si mette in testa di vendere Leao perché arriva un'offerta monstra, perché il giocatore vuole cambiare aria, eccetera, cioè non puoi sostituirlo con uno a 20, cioè il giorno in cui parte Leao, il giorno dopo di avere il sostituto spendendo anche una cifra importante per un giocatore già di esperienza, che abbia fatto la Champions League, che abbia dei numeri importanti, cioè non vai a perdere, con tutto il rispetto, Yunus Musa, ok? Non vai a perdere Malik Ciao, non vai a perdere giocatori di secondo livello, vai a perdere uno dei 3-4 top player della squadra che di riffa di raffa a 40 metri col cool and break, con le panchine punitive, tutto quello che è successo quest'anno, sempre doppia fatto. Quindi, cioè, io non lo venderei mai, ma mai, perché poi, cioè, cosa facciamo? Una nuova squadra. Cioè, Maignan lo volevano vendere, Teo lo volevano vendere, vendiamo Leao, Reinders venduto, fuori due centrali, fuori terzini destri, centrocampo da ricostruire, vogliamo la punta. Cioè, cosa facciamo? Pulisic e una squadra nuova, praticamente. Boh, non lo so. Io resisterei, punto. Già abbiamo da fare 1800 robe. Ci vogliamo pure impelagare con la cessione di Leao e a trovare il sostituto di Leao? Va bene, non lo so, va bene, faremo anche questa, non so in che giorni, perché non è che c'è tutto questo tempo, ok. No, anche perché io capisco, ci può anche stare l'idea di, boh, che so, voler rinnovare quella parte di campo, vendere le AO per soldi e investirne una parte, perché altrimenti non avrebbe alcun senso, anche perché con tutto il bene che posso volere al Milan, ma un giocatore in questo momento del valore, che ne so, di Nico Williams non viene al Milan. Peraltro non viene al Milan senza Champions League, quindi non è questo il momento storico di pensare che se vendi Leao ne compri uno tanto quanto a 70 milioni. Ne comprerai magari uno a 35, 40, quello che sono. Magari un giocatore che ha ancora qualche punto di domande e che può magari fare l'ultimo salto di carriera con te. Perché se invece
pensi di poterlo fare con il Pulisic della situazione, devi incrociare non le dita delle mani, ma tutto. Perché ti deve andare bene. Perché il Pulisic è un jolly che hai pescato dal mazzo dei 20 milioni. Un mazzo che oltre a Pulisic, l'altro jolly era Reinders, ma il mazzo che avevi in mano era da 12 carte, 15 carte. Ecco, rischiare di fare questo giochino rischioso per una posizione di campo dove avevi un giocatore di quel tipo è molto rischioso. Poi ti può andare bene, può riuscirci perché sei bravo, fortunato, quello che vuoi. Capisco anche, Simo, che se arrivano 100 milioni, Leao gliene danno 10, Leao vuole andare e quant'altro, sia impossibile non farla sta roba, cioè lo comprendo. Però fossi il Milan, una volta di un'offerta rifiutata, categoricamente un secco no, crediamo nel giocatore, vogliamo che ci riporti a vincere, ci riporti ad Non è alti questo livelli. Milan. No, lo so, ma una volta, si potrebbe anche pensare di fare, una. Non è questo Milan, non so cosa farà nel caso Allegri in quel momento. Ma va bene. Henry, grazie. Ci ritroviamo tra poco per Lanci Talk. Ciao. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.